Buonasera bimbe! Vi informo che nonostante i reiterati tentativi a opera dei mezzi pubblici italiani, nella fattispecie Trenitalia, sono riuscita ad arrivare a Lucca Comics e mi sono divertita come una cretina! Ho dimenticato i miei dolori, ho firmato 1,5 miliardi di manuali, facendo disegni più o meno riusciti e sono tornata a casa, pronta per divertirmi con Photoshop. Volevo fare un video su i capelli che mi era stato chiesto, ma mi sono resa conto che avendo io la tavoletta grafica, i capelli in genere, se ne ho bisogno, li disegno e vado molto molto comoda, molto veloce. Mentre avendo il mouse probabilmente tirerei una serie di eresie da tirare giù metà della rosa dei beati. Quindi ho deciso di tralasciarlo e istruirmi meglio su, nella fattispecie, pennelli per capelli e altre tecniche e dedicarmi a qualcosa di più semplice che comunque mi era stato chiesto. Il maquillage. Questo è sconosciuto. Madonna mia, sto microfono. E ok, quello per gli occhi ha delle cosucce un po' particolari, quindi parto da quello per la bocca, che mi pare più facile. Haha, le ultime parole famose. Allora, zoom sulla foto di una delle tante mille fighe che riempiono il mio schermo e vado a localizzarmi in zona labbra. In realtà è una cosa, cioè, è semplice, voglio cambiare il colore delle labbra e fare un finto rossetto, diciamo, vabbè, duplico il livello così dopo vedo il prima e il dopo, sapete che sono fissata con sta cosa. Cosa faccio? Devo selezionare le labbra. Strano, vero? Avreste detto il naso. Quindi in realtà il difficile, se esiste un difficile, è appunto selezionare le labbra. Per selezionare ci sono tanti modi, per cui presumo che un giorno dovrò fare qualcosa anche sul selezionare generico. Io di solito per la bocca uso il lazzo, questo, e che ovviamente con la penna grafica si va tanto bene, col mouse è un'eresia. Comunque, col mouse potreste usare... no, vi conviene sempre quello. Allora, se avete un mouse, compratevi una tavoletta grafica, no? Così è più facile. E non sono stata pagata dalla Wacom per dirlo, comunque. E, mm. Allora, per selezionare potete fare come per gli occhi, quindi con un pennello, andando sulla Quick Mask e dipingere praticamente la zona che vi interessa, ovvero quella della bocca. Ovviamente con la tavoletta grafica, a seconda della pressione, il segno diventa più o meno sottile, quindi è molto 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 più semplice farlo che con un mouse. Ci vuole tanta più pazienza col mouse, però ragazzi, mica posso salvarvi la mia penna, eh. Quindi io ho selezionato così. In alternativa si può usare il lazzo, o se proprio volete fare una cosa precisa e avete il mouse, io consiglierei, deseleziono, la penna. Lo strumento penna, che con tanta buona volontà clicco in un punto, clicco in quello dopo, tengo schiacciato. Tenendo schiacciato vedete che vengono fuori le alette, diciamo, del vettore, e in questo modo di punto in punto io posso creare delle curve. Praticamente mollo, clicco in un punto, tengo premuto, tenendo premuto posso spostarmi e allungando o accorciando le alette riesco a fare una forma curva. Altro punto, faccio la forma che voglio e mollo. Altro punto, faccio la forma che voglio e mollo, e via discorrendo in questo modo. Se in dei punti viene sbagliato, io vado sulla freccina, qua ci sono due freccine, una nera, clicco, scelgo quella bianca e vado a
cliccando posso allungare, accorciare o spostare i miei vettori, o anzi i miei punti di ancoraggio, e quindi posso sistemare le curve che eventualmente avevo sbagliato prima, ok? Non c'è una tecnica esatta per selezionare, cioè dipende sempre da cosa bisogna fare e da che mezzi uno ha, vedi mouse piuttosto che penna, da quanto tempo ha a disposizione, da che livello di precisione gli interessa, perché se uno vuole fare delle prove a caso, cioè seleziona un po' barbaramente con un pennello e facciamo a tirar via, non muore nessuno. Cioè dipende sempre da cosa uno deve fare. Per i primi esperimenti direi lasciate perdere la selezione figa, quella magari la fate dopo. Ok, una volta che avete selezionato o col pennello o col lazzo o col vettore, con la penna, una volta che ho fatto il tracciato con la penna, clicco, avendo selezionato una delle due freccine qua, clicco col destro e vado a crea selezione, gli do di raggio 1. Praticamente cosa fa? Che esso, nuova selezione ovviamente, esso va a crearmi una selezione col bordo, se io lascio a 0 viene un bordo nettissimo, cioè preciso preciso. Se metto 1 verrà leggermente sfumato di un pixel, se metto 2 via via è più sfumato. Ovviamente a noi serve una cosa abbastanza precisa, quindi provo con 1, ovviamente dipende sempre da con che grandezza partite, perché se avete un'immagine molto grande potete aumentare il raggio, se ne avete una molto piccola lasciate pure a 0 perché sennò viene un potaccio. Do l'ok, ho la mia selezione, clicco col destro, vado su rettangolo qua della selezione, clicco col destro e livello da copia. Praticamente ho una bocca. Ma va? Anche voi avete una bocca? Ebbene sì. Ho una bocca. Sì, già solo andando sui metodi di fusione si ottengono dei rossetti praticamente. Ad esempio facendo moltiplica. No? Sembra difficile, invece è una cagata. Si può dire? Vabbè, ormai l'ho detto. Moltiplica, color burn, che fa un effetto orripilante. E via discorrendo. In genere io uso moltiplica a un livello più o meno alto, a seconda di quanto scuro lo voglio, e un ulteriore livello, prendo il livello della bocca, lo copio trascinandolo su un nuovo livello e lo metto su in modalità colore. Dopodiché vado su con CTRL U, vado a modificare la tonalità. Ovviamente saturazione, bla bla bla. Solite cosucce no, lasciamo perdere la luminosità che va a interferire in maniera buffa. Oppure invece della modalità colore posso sceglierne un'altra. Creando di volta in volta degli effetti diversi. Alcune ovviamente metodi di fusione vengono delle cose inguardabili, tipo questa. Ok? Evitiamo hard mix perché viene una schifezza. Comunque, non c'è una regola, cioè dipende se volete un rossetto più scuro, uno più chiaro, uno che più luminoso. Dipende da quello che quello di cui uno ha bisogno. Per esempio a me può andare bene un sovraponi o anche solo il moltiplica, cioè a vostra totale discrezione, donne. Tutto sta alla vostra fantasia, alla vostra pazienza di provare effetti su effetti su effetti
su effetti, devo cambiare microfono, su effetti. Allo stesso modo, se io posso voler fare una forma diversa delle labbra o mettere, diciamo, il rossetto solo in certe parti, quindi lavoro per esempio solo col moltiplica, prendo lo strumento gomma col bordo sfumato o meno a seconda dell'effetto che desiderate e vado a cancellare dove non mi interessa. O magari prendo il colore della pelle, faccio un ulteriore livello normale, vado a colorare in una parte che voglio in parte coprire, come se stessi usando un correttore, e con Who che è tono, posso ad esempio renderlo più simile al resto del viso e quindi in parte coprirlo, come se avessi applicato appunto del correttore, diciamo, o del fondotinta o quello che è. In sé la cosa non è complicata, il che non spiega perché ci ho messo 12 minuti a spiegarla. Ah già, è vero, perché ho detto una marea di cagate all'inizio. Comunque, questa è la tecnica. Photoshop non è una scienza esatta, tra l'altro per molta gente nemmeno la matematica lo è, quindi non stupiamocene. Con la gomma posso rifinire, oppure invece che moltiplicare il livello della bocca posso direttamente creare un livello io con semplicemente del colore, ad esempio un colore normalissimo per il rossetto, dai, non voglio una cosa fucsia o blu, e colorare sopra la bocca, ad esempio, che ora sto facendo malissimo. E come funziona per cambiare il colore degli occhi posso farlo anche con la bocca, ad esempio con colora o con color burn, linear burn, screen, sovrapponi, soft light, insomma sarebbe impossibile spiegarle tutte perché qualsiasi combinazione di livelli mi dà degli effetti diversi, perché io posso fare aggiungere del colore con questo, aggiungerci sopra il livello moltiplica di prima a un livello più o meno scuro, oppure posso farlo diventare un sovrapponi, cioè l'unica cosa da fare è giocare tantissimo, e è veramente troppo divertente. Quindi creare livelli moltiplicando le labbra o creando dei livelli di colore e provando tutti gli effettini che vi pare, tutti i metodi di fusione possibili con diverse opacità, con diverse forme, con quello che vi pare, cioè sbizzarritevi, è l'unica cosa. Veramente questo video è troppo lungo. E niente, così è, se vi va. Vi prego, prossimo video, questo doveva essere corto. Vado a dormire, che è meglio. Ah, parentesi, partecipate al concorso, quello lì per lo sfondo, faccio degli sfondi fichissimi. So che quando il concorso sarà finito e qualcuno vedrà questo video, il concorso non esisterà più, quindi sarà molto strano, però di sicuro ne avrò fatto un altro nel frattempo. Ok, è ora che vado. Ciao ciao!